Questa è una sfera di cristallo e oggi vi faccio vedere come utilizzarla per divinare. A dopo! Benvenuti su Mintitaro. Questo è il secondo video di una serie dedicata appunto alla sfera di cristallo. Il primo lo posterò qui sopra in un link. Doveva essere fatto circa un mese dopo il primo questo video, però invece è passato tanto tempo perché poi io ero partita in Austria, la sfera l'avevo lasciata in Italia, poi altri impegni che si sono susseguiti e quindi niente, è arrivato con un po' di ritardo. Comunque adesso finalmente eccoci qua. Perché me lo avete chiesto in tanti appunto di mostrare come si utilizza la sfera di cristallo per la divinazione. Dunque qui vi do una serie di suggerimenti, di tips pratici, però ovviamente è una pratica, come ho spiegato già nel primo video, non facilissima e quindi tenete in conto che ci vorranno alcuni tentativi prima di poter avere dei risultati soddisfacenti. Intanto, per chi non mi conosce, mi presento, sono Minti di Minti Taro, sono una cartomante tarologa e coach di sviluppo intuitivo. Aiuto specialmente i lettori tarocchi a connettersi con la propria intuizione per poter dare dei risponsi accurati e professionali con le carte. Però oggi ci dedichiamo soprattutto alla sfera di cristallo. Dunque, sulle dimensioni, su come consacrarla, su come purificarla, eccetera, vi rimando sempre al primo video. Nella pratica, per utilizzarla, innanzitutto è fondamentale posizionarla bene, cioè innanzitutto la luce deve essere soffusa, cioè non deve essere diretta verso la sfera né verso i vostri occhi, perché altrimenti sareste distratti, non potreste veramente avere delle visioni attraverso la sfera di cristallo. Per questo solitamente si utilizza di sera in modo che si possa prendere una candela, comunque una luce da una abajur e posizionarla in modo che non venga riflessa la luce della candela o dell'abajur direttamente sulla sfera o davanti ai propri occhi. Non vi dico esattamente dove mettere la candela o la l'abajur perché dipende molto dalla dimensione della sfera, dall'abajur, dalla luce della candela, dal tavolo, come siete posizionati. Fate vari tentativi, magari se avete un piccolo tavolino dove posizionate la sfera, potrebbe essere utile mettere l'abajur o la candela sul pavimento. Però ecco, sempre in sicurezza se utilizzate le candele, io consiglio comunque la abajur perché è comunque coperta, no, da una stoffa, la lampadina, quindi tendenzialmente dovrebbe essere meno diretta la luce. Non funziona neanche tanto se chiudete le finestre di giorno perché riflette di solito la luce che attraversa le persiane, quindi insomma fate dei tentativi in modo, insomma, quello che dovete riuscire ad ottenere è una luce soffusa nella stanza il cui riflesso appunto non batta verso i vostri occhi e verso la sfera. Questo per quanto riguarda la luce. Poi lo sfondo, che vuol dire dove posizionare la sfera di cristallo. Come ho detto nel primo libro, di solito viene comprata con un piedistallo, quindi sarà già avrete già un piedistallo dove collocarla. Caso mai non lo aveste, vi consiglio un cuscinetto morbido. Però ecco, quello che ho notato io, anche se molti consigliano il colore nero,
è più facile quando è nero che poi la sfera risulti nera e quindi batta più facilmente la luce sulla sfera. Io mi trovo meno distratta, appunto, risolvo meglio questo problema della distrazione perché ci siano, a causa di riflessi vari, di immagini che si riflettono sulla sfera, della luce che si riflette sulla sfera, se lo sfondo dove posiziono la sfera è bianco, e per fare questo ho semplicemente utilizzato un foglio senza righe, senza niente, e lo metto sotto il piedistallo e poi sotto la sfera, come qui, come lo vedete nel video. Però anche qui è una questione probabilmente anche di gusti, provate sia con uno sfondo scuro, tendenzialmente nero, oppure con uno sfondo totalmente bianco, e vedete in quale caso vi trovate meglio. Prima di utilizzare la sfera di cristallo, una volta posizionata appunto su uno sfondo adeguato, avete messo a posto le luci, eccetera, eccetera, io vi consiglio di fare un po' una sessione di grounding che vi posto per esempio. Ve ne parlo più specificamente in un video a parte che sempre posterò qui in alto, perché vi permette di radicarvi a terra, di rilassarvi e quindi di non volare un po' troppo con la testa, perché comunque utilizzare la sfera di cristallo può essere, diciamo, vi permette di entrare in uno stato di trance che però potrebbe essere eccessivo, o comunque una volta finita la sessione potreste avere un po' di mal di testa, cose di questo tipo, oppure la testa un po' leggera, quindi è meglio sempre fare iniziare con una pratica di grounding all'inizio. Fatta la pratica, posizionate un orologio, anche uno smartphone con l'orologio, all'inizio direi di non farlo più di 10-15 minuti, poi al limite stendete fino a mezz'ora. Perché mettere l'orologio? Perché appunto è uno strumento che vi permette di focalizzarvi molto facilmente, no? Infatti io ho detto nel video precedente che facilita molto la meditazione, e per cui perdete il senso del tempo, quindi molto più conveniente e pratico mettere un orologio che quando squilla l'allarme, la sveglia, finite la sessione di divinazione, di meditazione, quello che sia. Fatta praticamente posizionato l'orologio, fatto la pratica di grounding, quindi avete diciamo, cercate di rilassarvi, fate dei 3 respiri profondi, quindi siete rilassati. A questo punto io vi consiglio di fare direttamente proprio delle domande, invece di guardare cosa succede, eccetera, eccetera. È meglio avere l'attenzione focalizzata su una risposta, su una domanda. Quindi magari con un quaderno a parte scrivete proprio che domanda volete porre, no? Per esempio, su cosa mi devo focalizzare in questo momento, cosa succederà al lavoro la prossima settimana, qualcosa che è anche possibile verificare. Scrivete la domanda e la ponete alla sfera di cristallo, e dopodiché guardate la sfera. Ora, per utilizzare la sfera a questo scopo divinatorio, fondamentalmente dovete utilizzare la vostra visione laterale, quella dei bastoncini, no? Che vedono il bianco e il nero, eccetera, nella retina dell'occhio. E quindi per fare questo cosa fate? O vi focalizzate lo sguardo al centro della sfera o al bordo, dopodiché rimanete alcuni minuti senza avere fretta, con lo sguardo fisso nella posizione che avete scelto, e aspettate, aspettate che qualcosa capiti. Ora, se siete agli inizi, eccetera,
può succedere che impieghiate tanti minuti prima di vedere qualche cambiamento, ma non vi scoraggiate perché va bene così, nel senso che è come ho detto fin dall'inizio, è una pratica che necessita un po' di tempo. Può aiutare il fatto di non sbattere le palpebre, quindi rimanere con lo sguardo fisso sulla sfera senza appunto chiudere gli occhi, no? Per umidificarli. Però se siete agli inizi, non siete pratici, non vi preoccupate di questo dettaglio perché non è dirimente, non è assolutamente fondamentale. Quindi voi focalizzate lo sguardo e cosa dovreste notare a un certo punto? Dovreste notare una specie di nebbia, una specie di anche delle nuvolette di fumo, no? Insomma, comunque una nebbia. Molto spesso diventa tutto tridimensionale, nel senso si crea come una specie di ehm, come dire, un aumento della profondità della sfera, della visione che avete dentro, di quello che vedete all'interno della sfera. Quando avete questa sensazione che notate una specie di profondità all'interno della sfera, una nebbia all'interno sempre della sfera, siete a buon punto, vuol dire che siete entrati in una specie di trance e che da lì a poco vedrete delle immagini. Ora, per arrivare a questo punto di vedere la nebbia, come ho detto prima, ci vorranno alcuni minuti, quando più, quando meno, ma tendenzialmente dai 5-8 minuti, quindi abbiate molta pazienza. Dopo la fase in cui vedete la nebbia, comincerete a vedere delle immagini. C'è chi le vede all'interno della sfera, io per esempio vedo delle linee che si compongono, che diventano dei simboli, delle immagini, eccetera. Però a volte potreste appunto semplicemente ricevere delle immagini all'interno della vostra testa. Ed è diciamo sempre innescato dalla sfera di cristallo, quindi molto spesso sono dei simboli, più raramente delle scene, poi dipende da ciascuno di noi. Dipende anche dalla pratica che uno ha con questo strumento. Mi raccomando, dopo la sessione, scrivete tutto quello che avete visto, anche a livello magari di sensazioni. A volte potete anche avere innescato dei suoni nella vostra testa, eccetera, oppure delle frasi. Ognuno ha un modo diverso di comunicare con la propria intuizione, di ricevere messaggi intuitivi in maniera diversa, quindi non aspettatevi per forza delle immagini, come se fosse un film, come si vede si vede appunto al cinema, bensì possono essere più spesso dei simboli, possono essere più spesso delle sensazioni fisiche, delle emozioni, delle immagini che vengono richiamate nella vostra mente, delle frasi che sentite, se siete chiaroudienti, insomma, qualsiasi tipo di messaggio intuitivo può essere innescato dalla concentrazione sulla sfera di cristallo. Voi scrivete tutto e poi cercate di interpretare quello che avete ricevuto in base alla domanda posta. Siccome la sfera vi mette in comunicazione con la vostra intuizione attraverso l'inconscio, i simboli e i messaggi ricevuti in generale parlano al vostro inconscio, quindi all'inconscio di colui che legge la sfera, non del potenziale consultante, se sono due persone diverse.
Quindi è il lettore, cioè colui che usa la sfera, che deve interpretare in base al proprio inconscio, cioè cosa vuol dire per voi che leggete la sfera quel particolare simbolo. Una croce, a qualcuno può venire in mente la chiesa, ad altri possono venire in mente la croce di Sant'Andrea, per dire, no? Quindi dipende da persona a persona cosa un particolare simbolo significa. Possono accadere due situazioni. In un primo caso potrebbe essere che non vedete nulla, a parte la nebbia, e in questo caso va benissimo perché vuol dire che semplicemente dovete continuare a esercitarvi 10 minuti più volte durante la settimana, e vedrete che poco a poco vi aprirete di più alla vostra intuizione usando questa sfera di cristallo, e quindi non avrete alcun problema. È soltanto una questione di esercizio e di tempo. Seconda possibilità è che vedete troppo, cioè troppi simboli, troppe scene che cambiano in maniera veloce. In questo caso vuol dire che magari avete un canale molto aperto, e quindi uno, la pratica di grounding dovrebbe facilitare, cioè nel ridurre le informazioni, perché ovviamente se abbiamo troppe informazioni è difficile quanto non averne per niente, per avere una risposta funzionale. E poi io in questi casi consiglio di decidere prima di iniziare la sessione quante scene, quanti simboli tenere in conto. I primi 3, i primi 5 e basta. Appena quei 3, quei 5 che vi colpiscono, li scrivete e poi chiudete la sessione, perché vedrete che se avete questa caratteristica, siete bombardati di simboli, di scene, e lì non saprete come interpretare tutte queste informazioni basicamente. Quindi in questo caso io vi consiglio di decidere prima della sessione quanti simboli tenere in conto, come quando leggete le carte dei tarocchi, decidete prima la stesa, quindi quante carte estrarre, basicamente. Come ho detto nel video precedente, questa è una sfera di cristallo, nel senso che è di vetro, però ci sono proprio quelle di cristallo di rocca. Io ne ho qui una piccolina per farvi capire com'è. Ovviamente potete comprarne, cioè è meglio comprarne una un pochino più grande, solo che le sfere di questo tipo hanno tante inclusioni perché è un cristallo. In questo caso non c'è bisogno di entrare in trance, perché vengono cioè i simboli vengono colti un po' come quando si leggono le foglie di tè o i fondi di caffè, cioè girando la sfera tra le mani si nota una particolare inclusione, un particolare intreccio di inclusioni che creano un simbolo. E quindi quello va interpretato, si segna il simbolo, si scrive il simbolo su un quadernino e si interpreta. Quindi è un procedimento diverso, non c'è bisogno di vedere nessuna nebbia, non c'è bisogno di vedere delle immagini, semplicemente come quando leggete i fondi del caffè o le foglie di tè, si notano delle composizioni che richiamano dei simboli e si interpretano quelli sempre in base alla domanda. Questi sono due modi diversi di leggere la sfera di cristallo, perché sono due tipi di sfera completamente diversi. Questo è un po' più difficile, anzi decisamente più difficile, questo è molto più semplice. Non c'è bisogno appunto di entrare in trance o in meditazione con la sfera di cristallo di rocca. Non c'è bisogno di prendere il cristallo di rocca, potete
anche prende delle sfere di pietre di altri colori, di altre pietre, e qui semplicemente girate finché non trovate un simbolo, sempre con lo stesso sistema dei fondi di caffè, basicamente. Cioè la fantasia, cosa vi colpisce l'immaginazione e la vostra fantasia sulla superficie della sfera. Bene, spero che questo video sia utile. Se avete domande o dubbi, scrivetele nei commenti, condividetelo con chi può essere interessato a iniziare a leggere la sfera di cristallo, e noi ci vediamo presto. Ciao!